alla telefonata, Maria Chiara ha identificato tra le mie canzoni che ha ascoltato una in particolare che preferisce più di altre e si intitola L'amore non fu mai ed è stranissimo perché è una canzone, tra virgolette, quella un pochino meno orecchiabile e un po' più complessa anche a livello testuale. Ciao amici, benvenuti sul canale Video Improvvisatissimo. Non era in programma che facessi questo contenuto, però mi va di farlo perché tutto nasce da una telefonata che ho avuto pochi giorni fa con una mia amica che si chiama Maria Chiara Mazzotta. E Maria Chiara, oltre ad essere un'amica, appunto, è anche un'artista. È stata un'artista molto importante e lo è ancora, però insomma nel suo recente passato ha avuto veramente tantissime occasioni, è andata tanto così vicino da fare il famoso botto, no? Per poter come dire, calcare i palcoscenici importanti. Poi è stata un pochino sfortunata, così come sottoscritto e come tanti altri che ci sono stati e che ci saranno purtroppo. E si stava parlando ovviamente di musica e io ho mandato a Chiara qualche settimana fa un mio lavoro, anzi due lavori, Santi e Disfatti e Tre quarti d'amor, che è l'ultimo mio disco. Lei mi ha mandato i suoi, adesso ve li faccio vedere, sono tre dischi molto belli. Allora vediamo se si vedono, c'è un po' troppa luce però fa niente, eccolo qui, e questo è il terzo. Non ha fatto solo questi, ma ne ha fatti tanti altri, però mi ha mandato questi. E devo dire molto belli, li ho ascoltati con attenzione, sono dischi di un certo spessore e sono felice di averli qui in mezzo alle mie cose, insomma, più importanti qui in questo studio. Tornando alla telefonata, Maria Chiara ha identificato tra le mie canzoni che ha ascoltato una in particolare che preferisce più di altre e si intitola L'amore non fu mai ed è stranissimo perché è una canzone, tra virgolette, quella un pochino meno orecchiabile e un po' più complessa anche a livello testuale e molto particolare il motivo per il quale l'ho scritta. E mi ha stupito questa sua scelta di, come dire, identificare quella come tra le preferite. Poteva benissimo andare su Dannato mio amor, che fa parte, insomma, sempre dello stesso disco, ma è una canzone più ruffiana. Ci vogliono le canzoni più ruffiane per, insomma, anche accattivarsi il gusto dei meno attenti, ecco. Invece lei ha scelto proprio quella e mi ha stupito perché io stesso ero dubbioso se inserirla nel disco o meno. Questa canzone è particolare perché ha un taglio marittimo, mi spiego, non l'ho scritta al mare né tantomeno, anzi sì, l'ho registrata al mare, l'ho registrata a Rimini come tutto il disco stesso, però ha un taglio marittimo perché il testo parla di un messaggio in bottiglia lanciato da una donna che trova, anzi un messaggio in bottiglia che trova una donna sulla spiaggia e a me immediatamente questa immagine mi ha fatto pensare al mare che va, che viene, che va, che viene, questo loop infinito e quindi ho scritto una canzone che avesse questo stile, che avesse questo andamento marittimo, quindi che va, che viene, un loop musicale come è un loop la risacca. E lei immediatamente ha detto sì, forse mi ha attirato questa canzone, ho capito anche il messaggio che hai voluto dare col testo, forse perché anch'io sono nata al mare e vivo al mare, lei è pugliese. E la cosa mi ha fatto immediatamente accendere una lampadina. In che senso? Nel senso che ho immediatamente collegato questa sua riflessione e questa mia canzone che ho scritto assolutamente in autonomia creativa. E mi ha fatto però accendere una lampadina e mi ha fatto venire in mente un brano di Vinicio Capossela, tratto dall'album Da Solo, mi sembra che sia. E questa canzone si intitola Le Sirene. Stavo leggendo perché io coi titoli sono tremendo.
ed è effettivamente più o meno sulla stessa lunghezza d'onda della mia, quindi molto ripetitiva, questo messaggio abbastanza ammagliante che lui vuole comunicare a noi ascoltatori, ma che poi lo fa attraverso la voce delle sirene, quindi queste ingannatrici meravigliose che fanno di tutto per attirare l'uomo a loro, per poi ingannarle, perché la bellezza è quella che intrappola come una rete da pescatore l'uomo con tutte le scarpe. In fondo tutti gli uomini, quando le donne ci chiamano, siamo un po' coloro i quali corrono, no, verso queste bellezze senza magari poi pensare troppo a quello che si sta facendo. Ecco, e questa canzone mi ha immediatamente fatto riflettere, perché poi ne ho scritta un'altra io, molto simile, anche se strutturalmente, musicalmente, strutturalmente molto diversa, nell'album Santi e Disfatti, che parla della storia d'amore tra Ulisse e Penelope. Insomma, io col mare non ci sono mai andato d'accordo fino in fondo a livello panoramico, nel senso che sono più per la montagna, sono più per la neve, per il freddo, e quindi adesso so che mi tirerò dietro un po' di odio da parte di coloro i quali stanno uscendo come il sottoscritto dall'inverno, non vedono l'ora di abbronzarsi al sole, ecco. Però in qualche modo ho anche scritto Venti del Sud, che parla di un paesaggio della Sicilia, quindi alla fine della fiera mi sono comunque buttato spesso nell'argomento mare, e ci ho scritto tante canzoni. E solo questo, c'è un pianoforte e ho provato a ripescare questa canzone di Vincio Capossela, ne ho cantate alcune strofe perché era una vita che non la cantavo, vedete, c'ho anche gli accordi scritti su un pezzo di carta e non ho neanche la partitura originale, li avevo tirati giù a orecchio, come si suol dire, perché non avevo in quel momento la possibilità di acquistare lo spartito, che tra parentesi non so neanche se è uscito mai. Però insomma, ho voluto con questo video approfittare di questa cosa e cantare questa canzone, seppur un frammento, e poi per ringraziare Maria Chiara Mazzotta per il suo dono, i suoi doni, non il suo, perché sono 3. Va bene, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, che è la cosa più importante, condividere il video stesso, far girare la voce. Io ho bisogno di pubblicità come tutti gli artisti. Al prossimo contenuto, ciao! Le sirene ti parlano di me, quello che eri, come fosse per sempre. Le sirene non hanno coda né piume, cantano solo di te. L'uomo di ieri, l'uomo che eri a 2 passi dal cielo, tutta la vita davanti, tutta la vita intera, e dicono fermati qua, fermati qua. Le sirene ti assalgono di notte, create dalla notte, han conservato tutti i volti che ho amato e che ora hanno le sirene, e te li cantano in coro, e non sei più solo, sanno tutto di te, il meglio di te, è un canto di sirene, si sente nel rimpianto di quel che è mancato, quello che hai intravisto